Benvenuti sul mio canale YouTube e ai miei incontri dal titolo Musica sotto la lente, durante i quali vi condurrò all'interno di capolavori musicali per poterli comprendere e apprezzare meglio in compagnia. Il brano che in questo video esploreremo è tratto dal famosissimo balletto Il lago dei cigni di Piotr Ilyich Tchaikovsky ed è il brano che dà avvio al secondo atto. Prima però alcune informazioni su questo balletto. La prima rappresentazione del balletto ebbe luogo al Teatro Bolshoi di Mosca il 20 febbraio 1877 e fu un fiasco. A quel tempo Tchaikovsky aveva 37 anni. Dopo la morte del compositore, avvenuta nel 1893, il balletto passò nelle mani di Marius Petipa, coreografo francese che si era ottimamente distinto nell'altra opera di Tchaikovsky, La Bella Addormentata, e del suo assistente Liev Ivanov. Il 15 gennaio 1895 finalmente ebbe luogo il primo allestimento coreografato da Petipa e Ivanov presso il Teatro Mariinsky di San Pietroburgo. Questa volta fu un grande successo e Il Lago dei Cigni entrò nel repertorio dei teatri russi, unendosi agli altri due grandi balletti di Tchaikovsky, La Bella Addormentata e Lo Schiaccianoci. Il balletto è in 4 atti e, come ho detto prima, il nostro brano è collocato proprio all'inizio del secondo atto. Però prima di comprenderne la funzione e il significato, ci sarà molto utile sapere la trama almeno dei primi 2 atti. Atto primo. Siamo nel giardino di fronte al Palazzo Reale. L'atmosfera è luminosa e felice. Il principe Siegfried festeggia con i suoi amici il suo compleanno. Arriva la regina madre che regala al figlio, amante della caccia, una balestra e lo esorta a trovarsi una sposa tra le ragazze che lei ha invitato al ballo del giorno dopo. La festa prosegue. Gli ospiti rientrano nel castello ed il principe Siegfried e i suoi amici decidono di andare a caccia con le loro balestre e si inoltrano nella foresta. Passiamo al secondo atto. Siamo di fronte a un lago, circondato da montagne e illuminato dalla luce lunare, con le rovine di un tempio su di un lato e un castello sull'altro. Questa è una tipica ambientazione romantica. È mezzanotte. Il lago è attraversato da alcuni cigni, tra i quali ve n'è uno con una corona sulla testa. I cacciatori prendono la mira, ma proprio in quel momento i cigni si trasformano in fanciulle, tra le quali ve n'è una bellissima, con la corona in capo e triste in volto, che implora pietà per lei e per le sue compagne. La fanciulla si avvicina a Siegfried, rivelandogli di essere la principessa Odette, che insieme alle sue damigelle è caduta vittima del malvagio stregone Rothbart, che per vendicarsi di essere stato da lei respinto le ha trasformate in cigni. Solo dopo la mezzanotte e solo su questo lago esse possono riprendere le sembianze umane. L'incantesimo che le tiene prigioniere potrà essere sciolto solo da una promessa d'amore mai fatta a nessun'altra prima. Siegfried, incantato dalla bellezza di Odette, la implora di prendere parte al ballo del giorno dopo, in cui egli dovrà scegliere una sposa. Siegfried e Odette si giurano eterno amore. Giunge l'alba e le fanciulle si ritrasformano in cigni. E con la trama ci fermiamo qui. Questo perché il frammento musicale che esploreremo è, possiamo dire, il momento in cui la musica sembra concentrare ed esprimere tutti i significati e gli elementi simbolici di questo balletto e di questa fiaba e gettare una luce su tutto quello che andrà a succedere dopo. Per come prosegue la storia, io vi invito a visitare la pagina di Wikipedia dedicata al Lago dei Cigni. Il link è qui sotto al video. Vi anticipo che la storia non ha affatto un lieto fine. Nel corso però degli anni e delle tante produzioni, il finale subì non pochi cambiamenti.
Dopo la rivoluzione in Russia del 1917, per esempio, ma soprattutto nel periodo stalinista, in Unione Sovietica anche i protagonisti dei balletti dovettero essere assimilati al concetto di eroi positivi e quindi il finale del balletto venne modificato. In una versione del 1953, Siegfried, il principe, riesce addirittura a sconfiggere il malvagio mago Rothbart e Odette riprende le sue sembianze umane, potendo così vivere il proprio sogno d'amore con il principe Siegfried. Il Lago dei Cigni non rientra nel ciclo delle fiabe popolari, non esiste nemmeno come racconto unico. Anzi, la storia è un insieme di vari spezzoni provenienti da fonti diverse. In questo balletto c'è tutto il fascino della fiaba, con tutti i suoi simboli. Tchaikovsky ha scritto una musica che è tutt'uno con essa, come se lui stesso la stesse raccontando. Nella musica convivono due anime opposte. Da un lato abbiamo la serenità apparente, lo sfavillio di luci, la gioia, il sogno, quello che è la festa al castello. Dall'altra abbiamo le tenebre, tempesta, magia e maleficio, tormento, le notti sul lago. Veniamo ora al brano musicale che abbiamo scelto. Ricordiamo che è notte, siamo sulle rive di un lago e l'atmosfera è di carattere completamente opposto a quella che abbiamo incontrato nel luminoso primo atto. Qui entriamo in contatto con i contenuti più profondi della storia e ne avvertiamo nettamente la sua drammaticità e il suo tormento. Tchaikovsky, con la sua musica, ci conduce in questo luogo dei sentimenti. Certamente molti di voi l'avranno riconosciuto. La melodia affidata all'oboe è molto famosa ed è il cosiddetto tema del cigno, di fatto il tema principale di tutto il balletto e che riappare diverse volte. Per il suo timbro e la sua espressività, l'oboe è lo strumento più adatto ad esprimerlo. Vediamo ora nel dettaglio, come abbiamo fatto in tutti gli altri video, il modo in cui Tchaikovsky lavora sul materiale musicale per poter raggiungere il massimo della forza e dell'espressività poetica. Innanzitutto vi faccio notare una cosa, e cioè che l'incipit di questo brano non presenta subito l'oboe, anche se non dobbiamo attendere molto. Abbiamo invece affidato agli archi un accordo improvviso e brusco e con un colore molto particolare. Si tratta di un accordo in Si minore, tonalità molto cara a Tchaikovsky, che evoca un'atmosfera già in partenza drammatica. Ascoltiamolo. Solo dopo questo breve gesto inizia la melodia affidata al primo dei due oboi presenti in orchestra. Si tratta di fatto di una melodia abbastanza estesa, struggente, composta nella sua prima parte da due frasi, di cui la seconda è la esatta ripetizione della prima. Un brevissimo frammento composto di sole 3 note permette di passare dalla prima frase alla sua ripetizione. Ascoltiamo ora questa melodia per intero, ma nell'ascolto seguite anche quello che fanno gli archi e l'arpa per il colore e paesaggio che riescono ad evocare. Vediamo ora da vicino come questa melodia è composta. È davvero molto interessante. Prendiamo la prima frase. Notiamo che c'è una nota, si tratta di un fa diesis,
che compare più volte. Qui ve l'ho indicato con una freccia rossa. Prima viene pronunciata, è la prima nota, poi viene raggiunta altre volte in maniera diversa. Prima con una scala e poi con dei salti, come se l'oboe, un vero canto senza parole, tentasse invano di varcare quella soglia, che è quel fa diesis, provandoci più volte con disperazione, ma senza mai riuscirci. Il brevissimo passaggio, costituito da 3 note di raccordo, porta alla ripetizione identica della prima frase e questa ripetizione ci permette di avere il tempo, nell'ascolto, di entrare nell'anima e nel dramma di questa melodia. Ora siamo pronti anche a comprendere ciò che viene immediatamente dopo. Si tratta di una seconda ampia melodia, sempre affidata all'oboe, che prosegue ciò che è stato detto dalla prima melodia. La struttura ricalca in parte quella della prima melodia, e cioè la suddivisione in 2 frasi. Però ora la seconda frase assume una fisionomia diversa, perché qui, con molta più forza di prima, essa tenta nuovamente di oltrepassare qualcosa che la imprigiona, implorando un aiuto che la liberi da un malvagio incantesimo. Tuttavia, questo disperato tentativo di vincere un incantesimo e riacquistare la propria natura umana è brutalmente interrotto da un intervento degli ottoni. I 4 corni riprendono tutta la prima frase della melodia dell'oboe, ma con un gesto e un colore terrificante. Questo gesto intende evocare l'immagine del malvagio mago Rothbart, autore dell'incantesimo. Ascoltiamo. La presenza del malvagio Rothbard, che sempre tormenta Odette e le sue compagne, anche se non compare fisicamente sulla scena, sarà di nuovo scandita dagli ottoni e dalle percussioni in una rapida e feroce sequenza nel finale di questo brano. Questa è infatti l'immagine e l'anima sonora di Rothbard. Immediatamente dopo questo primo terribile gesto, Tchaikovsky ci regala un momento di straordinaria bellezza sinfonica. Qui è come se un intero paesaggio si aprisse innanzi a noi, fatto di suoni, tutta la natura, il lago, i monti circostanti, il cielo dove volano i cigni, diventano puro suono estendendosi all'infinito. Odette, le sue compagne, il principe, da realtà particolari quali erano all'inizio, diventano qui, grazie alla musica, personaggi universali. Come sentite, sono gli archi ad espandere la melodia, che l'avrete sicuramente riconosciuta, è presa dalla seconda parte della lunga melodia dell'oboe che abbiamo ascoltato all'inizio del brano. Ma Tchaikovsky va ancora più in là. Ci trascina ancora di più e più intensamente all'interno del dramma, di cui già qui ne percepiamo il destino.
I violini tentano di valicare quel limite impossibile in una lotta affannosa, ritentano più volte con tutta la forza possibile fino a doversi però arrendere e poi crollare. La ripetizione ostinata e in fortissimo di piccole cellule melodiche e ritmiche, assieme all'orchestrazione, producono questo straordinario effetto di crescente angoscia. Questo è uno degli innumerevoli momenti in cui possiamo apprezzare tutto il genio e la grande maestria di Tchaikovsky. Ascoltiamo proprio questo momento in cui tutti gli sforzi si infrangono e la presenza del malvagio Rothbard si impone cancellando ogni speranza. Dopo questo terribile momento ricompare tristemente il tema del cigno, ma solo il suo incipit per dissolversi in orchestra nell'oscurità. Ci siamo concentrati su questo breve brano musicale che è parte di un balletto molto ampio. Però abbiamo già potuto incontrare elementi molto importanti, sia musicali che simbolici. Il tema del cigno sul lago nasce tormentato e così prosegue all'interno di tutta la fiaba, i cui contenuti però non sono mai né scontati né superficiali. La psicologia dei singoli personaggi, il loro agire, le loro scelte in base alla propria personale consapevolezza e visione della realtà, come nel caso del principe nel terzo atto, che è un cedere superficialmente a un'apparenza e a un inganno, sono tutti simboli di qualcosa di molto profondo che risiede e appartiene all'animo umano. Per questo invito voi, ognuno per conto proprio, ad approfondire la conoscenza e l'ascolto e i significati di questa fiaba, che qui, in questo balletto, grazie alla musica di Tchaikovsky, raggiunge una potenza espressiva travolgente. E siamo giunti alla conclusione di questo video. Spero sia stato di vostro gradimento e se sì, gentilmente vi invito a iscrivervi al mio canale YouTube e a lasciare, se lo desiderate, un commento. Qui sotto nel box, come sempre, ho messo i links utili che riguardano questo brano in particolare, ma anche il balletto in generale. Anzi, a questo riguardo troverete un link che vi rimanda a una storica interpretazione de Il lago dei cigni con Rudolf Nureyev e Margot Fonteyn. Grazie ancora e arrivederci al prossimo video.